perché io poi sono mamma di 2 bambine, no, per cui se io immagino me stessa da bambina, mi viene più facile rassicurarla di essere abbastanza, di essere perfetta così com'è, no? Benvenuta a una nuova puntata di A Letto con Bianca, io sono Bianca Balti e sono qua con la fantasmagorica Giulia Stabile! Allora, Giulia, ti dicevo che tu sei stata la più richiesta dalle mie fans, cioè tutti ti amano tantissimo, sei una piccola saggia, no? Oltre a essere una bravissima ballerina, eccetera, eccetera. Ma tu se ti dovessi definire in un modo specifico, come lo faresti? Allora, posso dirvi cose, no? Tutto quello che vuoi. Allora, io mi definisco un po' Peter Pan, Ok? cioè della serie che cresco, però mi piace rimanere e mantenere quel lato bambino. Ok. E questa è proprio una cosa che... Anch'io. No, però mi vedo tipo già, non so, da più grande, ovviamente Sì. crescendo, maturando, però Certo. mantenendo sempre quel lato bambino che ti fa sempre venire voglia di Sì, imparare, di emozionarti per tutto quello che vivi, eccetera. E sono buona, dai. Ah, No? che bella. Sono buona? Guarda, io ti ho conosciuta adesso, ma mi sembra proprio di sì. E poi, come dicevamo prima, sono catalano, cioè italo-catalano. È vero, Però è molto una cosa di cui orgogliosa. sono fiera, Brava, bisogna essere orgogliosi delle proprie origini. di se stessi, è vero. Allora, iniziamo subito? Vai. Sei pronta? No. No, vai, non ti preoccupare che non ti mangiano le carte. Ok, vado, leggo. Sì. Trovi più facile dare o ricevere? Vuoi che inizi io o inizi tu? Non lo so. Proviamo a buttarla insieme. Dico 3, 2, 1 e tu dici Sì. quella che credi. 3, 2, 1, Dare. dare. Vabbè, no, dare è più facile. È più, ovviamente per certi aspetti, vabbè, sarei falsa nel dire che non mi piace ricevere, preferisco dare che ricevere. Cioè, è tanto bello ricevere, però è molto più semplice dare. È più semplice dare, vero? Anch'io mi sento quasi in imbarazzo a ricevere. Non, è un problema, la mia psicologa mi ha detto che è un mio problema. Ho un problema a ricevere. Cioè, tu ti senti tipo a disagio? Ti senti in colpa? Non lo so, penso che ci sia molto trauma generazionale alle spalle, però di sicuro mi viene più semplice dare. Sai perché? Però io lo so, perché dando mi sento dire grazie e quella cosa mi dà Cioè, piacere. come ricevere. Sì. È vero, è vero. È vero, quella cosa che mi fa sentire buona, mi fa sentire generosa. Però sai a me cosa succede? Non so se succede anche a te. È che io do tantissimo e poi dopo mi cresce il risentimento perché gli altri non mi danno. Però sono io che li abituo al dare, no? Che io do. Sì, loro non, diciamo che lo prendono come per scontato a volte, no? Sì, questa è una cosa che succede spesso. E infatti ti spinge un po' a pensare anche, che ne so, cioè magari che faccio? Smetto di dare così tanto agli altri? È una cosa un po' brutta, penso, anche arrivare a pensare questa cosa. Perché vedi a un certo punto magari la gente che dice, vabbè, è fatta così. Sì. Non è che sono fatta così, cioè ok, magari sono fatta così, ma non è che ti sto dando e non sto faticando, tra virgolette, in questo, Certo. no? Sto comunque sacrificando determinate cose e ti sto dando, questo in generale. Sì, è vero. Però è comunque uno, è ovvio che spreca, tra virgolette, delle energie per dare, no? È vero, sì. E non è mai una cosa che dovrebbe essere scontata. Scontata, o il fatto che io dia non vuol dire che non ho bisogno in cambio, no? E invece è come se le persone che danno si crede che non abbiano bisogno, no? È vero? Magari sono le prime che hanno bisogno. Secondo me è quello. È un po' questa cosa, no? Avendo io tanto bisogno, do pensando di emulare, no? Di dare l'esempio di quello che mi aspetto in ritorno. Sì, però sì. non arriva No, io una mai. delle prime proprio frasi che quando ho sentito ho detto ok, questa è proprio filosofia di vita, quelle robe là. Sì, dimmela. E che tratta il prossimo come Sì. vorresti essere trattato, no? È vero. E diciamo che questa cosa è proprio, sì, un po' una filosofia di vita che ho io. Cioè, nel senso, io tratto bene il prossimo, non perché,
cioè dico lo tratto bene perché così poi mi tratterà bene, vabbè, quello è ovvio anche No, che... no, è vero, è vero. Forse è quello il segreto, cioè è vero. Io non lo faccio coscientemente pensando, così riceverò. Quello no, è una cosa inconscia. Però un po' ci rimani male perché poi non lo ricevi. Però è vero, devi proprio farlo sapendo quasi che non lo riceverai mai. Così almeno quando riceverai... Sarai ancora più orgogliosa e più felice. Sorpresa. Mamma mia. Vabbè, abbiamo iniziato tranquilli proprio. Questa vi faccio, la metto qua. Sì. Allora, vado io, faccio io. Vai. Così, vediamo. Che ansia. Vabbè. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto, per cosa? Calla. Ma qua sono tutte un po' pesantone. Allora, l'ultima volta che ho pianto, cos'era, l'altro ieri? No, perché poi ho scritto anche vabbè, quella personcina da dietro. E sì, è stato l'altro ieri. Sì. Vabbè, non dirò proprio perché cosa, perché cioè, figurati. al momento non ricordo. Però diciamo che ho combattuto tanto per le mie insicurezze e ovviamente non è una cosa scontata il fatto che uno quando combatte tanto non è che riesce a risolvere del tutto, oppure certe volte ritornano. Sì. E diciamo che è stato un po' quello il motivo, no? Diciamo che sono come dei Io mostriciattoli. non ho capito niente. Allora, te lo spiego un po' diversamente. Sono sicura che per te it makes sense. Sì, no, perché io ho proprio l'immagine e tutto. Prova a spiegarmelo meglio. Allora. Non ovviamente non mi devi dire il perché, ma però spiegami. Sì. Diciamo che vedo come le insicurezze come dei mostriciattoli. Sì. E ovviamente cerco di combatterli tutti i giorni, ho combattuto tanto anche, diciamo, in questi ultimi anni, questi ultimi 2 anni proprio combattuti così, a go. Okay. Cioè tu te lo immagini proprio così, no? Sì, io nella mia testa ho proprio la piccola me qua dentro che fa così con le insicurezze. Guarda, io sono il toy soldier, cioè sono soldatino anch'io. Che bello. Che combatte le mie battaglie, ma un po' come quello di Toy Story, no? Sì, no, me lo ricordo, mi ricordo. E sì, diciamo che così combatto un po' con l'insicurezza, a volte pensi di averla combattuta, averla messa a tappeto, invece alcune volte alcuni ritornano e dicono ehi, sono ancora qua. E quindi mi fanno piangere perché ovviamente è una cosa che ti fa un po' male, però non ti fa smettere di... cioè non ferma quella voglia di ancora batterle, no? Certo. Però diciamo che è stato per questo, è tornato un mostriciattolo, io ho rifatto così. Ma tu vinci sempre. Dai, si spera. Ogni tanto viene anche un po' la tristezza perché dici ancora devo fare la fatica. Esatto. È vero, è Sì, quello. perché tu magari dici ok, ci sono, questo non ci devo più pensare, sto bene. E invece non è una cosa, sì, appunto, sempre scontato, mi viene da dire. Io ti devo dire, no, perché io ho 38 anni, quasi il doppio dei tuoi anni, ti devo dire che una cosa che io non riesco ad accettare è il fatto proprio che è una battaglia continua. Cioè, no, soprattutto quando si è piccoli si pensa ad un certo punto, no, capisci tutto, e invece no, è proprio veramente una battaglia continua. Però no, cioè non bisogna abbattersi per questa cosa, è semplicemente è la vita che ti mette alla prova e ti rende più forte, anche nell'accettazione proprio, no? Di quando vedi il mostro, di dire, però no, anch'io ho pianto, non lo so, forse stanotte ho pianto, sì. Non chiedo perché. Non si può fare, no, non lo chiedo. Adesso. No. Allora, vai, pesca un'altra carta. Dopo ti do un abbraccio comunque, ora siamo un po' scomode. Sì, no, più che altro, meno male, no, il mascara per cui non posso piangere. Allora, qual è la cosa che ti infastidisce di più? Io ce ne ho tante. È vero. Madonna, ho tantissime. Però riguardano tutte quante comportamenti, diciamo, delle altre persone. Che è l'ignoranza. Sì. Però ignoranza non tipo... no, ignoranza tipo che ne so, quanto fa 2 per 2. No, cioè certo. ignoranza tipo la gente che non capisce che cos'è l'inclusione, esempio. Ma tu sei come se fossi medico. È vero. Poi mi infastidisce. Non è perché per fare prima, no? Che dico, anch'io uguale a lei. No, lo so. Sì. Sì, la maleducazione anche. Sì. E anche un po' la volgarità. Perché alcune volte è un attimo, no? Perché esiste, non so, l'essere... Poi nel mio campo diciamo che c'è tanto questa cosa anche. Cioè nel senso ci sono coreografie magari un po' più femminili, eccetera, no?
però è un attimo dal passare dal sensuale al volgare. Ok. E diciamo che la volgarità non è che poi questa infastidisce. Sì, ti infastidisce, Sì, certo. Poi, ce sono un botto di cose. Però mi piace che ti vengono tutte, cioè tipo, alcune allora, sì, aspetta un vengono attimo, proprio così. uno. No, però anche a me tanto l'ignoranza, credo che questa carta sia uscita già un'altra volta e che io abbia detto proprio l'ignoranza, quella cosa mi infastidisce assai, perché è quella cosa lì che tu hai detto all'inizio, no? Che tu ti vedi un po' come un Peter Pan, ovvero speri di rimanere sempre giovane, ma nel senso che vuoi sempre crescere, no? Sì, Imparare, evolverti, no? E a me è quello che dà fastidio dell'ignoranza, perché dico, siamo tutti ignoranti, cioè pure io sono ignorante, finché però se tieni le orecchie aperte ti dai la possibilità di imparare qualche cosa, no? Il cuore e le orecchie aperte. E invece tante persone hanno il cuore e le orecchie chiuse. Sono più egoisti, pensano solo a loro di bene, non a quello di chi hai a fianco magari. Sì, sono proprio loro, per carità, anch'io al centro del mio mondo, no? Però proprio, sì, non hanno proprio l'interesse a dire, magari non è tutto come lo penso io, no? Sì. E poi adesso anche, una volta che, cioè adesso che sono entrata un po', diciamo, in un campo un po' più pubblico. Certo. E quindi diciamo che... Alla faccia, giusto un pochettino più. No, vabbè, in confronto a prima tanto, però vabbè, c'è un po' di più. E mi infastidisce anche tanto la gente che cerca di criticare senza conoscere, lo fa solo per buttarti giù. Sì. E non perché realmente vuole darti un consiglio, perché dice, cavolo, questa ragazza ha del potenziale, però mi dà fastidio che faccia questo. Secondo me potresti migliorarlo. Sì. Quella è un'altra cosa. Ovvero proprio cioè c'è il constructive criticism, no? Il criticismo. Sì, io quell'inglese proprio. Scusa. Io invece, capito, a me non so più parlare niente. No, cioè farti una nota costruttiva, no? Sì, quella Quello è una cosa. bello, anzi, ben venga, no? Però invece lo so perché nella mia vita, diciamo, trovano sempre qualcosa di cattivo da dire su tutto, no? Quindi a volte anche un po' l'invidia. Mi hanno detto. Sì, perché un po' se ti fermi un attimo a pensarci ti dispiace anche per quella persona perché dici, caspita, cioè devi essere proprio, non so... C'è niente da fare. Ma poi che brutta vita, no? Si vede che te la vivi proprio male Sì. se hai qualcosa da dire di brutto su tutti, E poi sai no? così tante cose da poter criticare, cioè capito? Perché alcuni hanno proprio, cioè sanno il nome dei tuoi amici, stavo dei fratelli, ma non c'ho fratelli, nome degli amici, dei parenti, fidanzati, cioè tutto sanno. A Roma, non so se solo a Roma si dice in generale, tipo morte e miracoli sanno. Sì, morte e si miracoli. dice ovunque, no? Sì. E sanno praticamente qualsiasi cosa e ti vanno sempre a criticare, cioè tu dici, ma fai solo questo o... Sì, è vero. E se ci pensi c'è, per carità, nel senso dici, un po' ti chissà consola che vita anche, piccola esatto. che hanno, certo. Però è brutto, perché io credo che noi almeno io credo di assorbire l'energia degli altri, no? Per cui basta che ci sia una persona nella stanza, una cena, eccetera, che fa così, che mi esaurisce esatto, proprio. sì, uguale. Però non ho neanche voglia di iniziare la discussione, a litigarci. Lasci stare, però ci pensi comunque. Sì, perché se inizio la discussione, poi dopo diventa ancora più drenante di energia, no? Per cui lascio stare, però sì, ci penso. Vabbè, comunque, niente. Allora, chi è che tocca a me, te? Vai, te. Vabbè, non lo so, facciamo la prima, tanto è tutto uguale. Oh! Però questa è interessantissima per noi. Cos'è? Allora, questa è bellissima, perché hai paura di invecchiare. Tu che hai 20 anni e io che ho 38 anni. È bellissimo che diamo tutte e due la nostra risposta. Così me le vedo tutte. Ho paura di invecchiare, sì. Sì? Sì, allora in realtà ho tanta voglia di crescere per certi aspetti. Cioè, nel senso, voglio proprio... Sono curiosa di vedere una me adulta, perché poi ancora non sono proprio letteralmente adulta, no? E sono curiosa di vedere una me adulta, magari una famiglia, una casa. Quindi quella cosa mi piace. Cioè, quell'aspetto dell'invecchiare, che poi alla fine invecchiare è crescere, mi piace. Per il resto c'è sempre la solita parte del Peter Pan. Cioè, io già quando ho fatto i 20 anni ho detto, cavolo, non sono più 19, non c'è più l'uno davanti. Quindi già, esatto. Cioè, io quando mi è scomparso l'uno davanti, basta, finito. Ma sai che io, quando avevo la tua età, dicevo che... Vabbè, io poi ero fuori. Però dicevo,
io non arriverò mai ai 30 anni, perché come si fa ad arrivare ai 30 anni e essere ancora cool? Invece meno male che ci sono ancora. Sei super cool. Spero che il karma non mi senta. Però sì, pensavo questa cosa, per cui ti capisco tantissimo, cioè è quasi un lutto, no? Ogni anno che passa è un lutto che devi processare. Che dici, cavolo, mi sono abituata tutto l'anno, ma perché deve arrivare un altro numero? Sì, e poi devo dire che, non so se tu già la vivi questa cosa, è che più passano gli anni e più le cose vanno veloci. Sì. E in più ti dico una cosa, che l'avrai già sentita, no? Nel senso, dai trentenni quando dicono ma non sono mai stata così bene come nei miei 30 anni, no? Bene dentro la mia pelle, no? Ed è vero, no? Ogni anno che passa mi sento meglio con me stessa. E questo è verissimo. Però al tempo stesso, no, questo è proprio vero, però al tempo stesso il lutto diventa ancora più grande. Certo. Perché dici, caspita, ma adesso la vita mi piace proprio così tanto, eppure il tempo passa, capisci? Per cui c'è questa cosa che devi accettare la vita. Però, hai capito? Non so come spiegarti. No, io in realtà anche c'è questa cosa, ogni volta magari mi chiedono l'età, lo dico a qualcuno di più grande, quando rispondo mi guardano anche con una sorta di malinconia, no? Cioè sì. tipo ogni volta, te lo giuro, ogni volta che qualcuno mi chiede l'età e io la dico e quella persona è più grande mi guarda e vedo passare negli occhi proprio tutti gli anni di vita loro. Cioè mi guardano così, 20 anni. Sono tutti quanti così, capito? Ci credo, sì, è vero. Perché così, perché, cioè, non so perché, però quando tu mi dici 20 anni, penso, perché mi immagino di avere 20 anni con la testa che ho oggi e penso, come sarebbe bello, come mi vorrei tutto, no? Questo sì. Ma non è così purtroppo, per cui, però tu sei veramente molto saggia, io non lo so, mi sembra che siamo allo stesso livello di saggezza. Che brava, Magari. veramente. Allora, facciamo l'ultima carta, veloce? Urca. Vai, mischio così. Vado? Sì. Vai. Eccola. Ti piace? Dai. Mica tanto. Hai mai pensato di non essere abbastanza? Tutti i Mi giorni. vogliono proprio piangere queste carte. Allora, io sempre, purtroppo, mannaggia, sì, anche se sto sempre meglio con me stessa, per cui non stavo mentendo 2 minuti fa, Sì. però, cioè, proprio, è come quella cosa dei mostri che dicevamo prima, è comunque una cosa che devo continuare a ricordarmi, no? Sì. A dire a me stessa, no, sei abbastanza, sei perfetta così come sei. E una cosa che mi ha aiutato tanto, non so se tu l'hai mai fatto, è di parlare a me bambina. E è una cosa che è veramente efficace, perché io poi sono mamma di 2 bambine, no, per cui se io immagino me stessa da bambina, mi viene più facile rassicurarla di essere abbastanza, di essere perfetta così com'è, no, capisci, il trick, il Sì, no, lo trucchettino? trovo tanto bello in realtà come cosa. E tu invece ti senti? Sì. Sì, in realtà anch'io, cioè proprio ogni giorno magari per una cosa o per un'altra, a volte diciamo che questa sensazione è più grande, a volte invece si fa un po' più piccola e cerco di tranquillizzarmi, però mi succede tutti i giorni, cioè te lo giuro, proprio qualsiasi cosa, magari, non lo so, mi trovo in un posto e vedo un sacco di ragazze stupende e dico cavolo, non sono... Cioè, capito? Incredibile! Cioè, tantissime cose, oppure magari entro in una sala e anche là mi sento meno, cioè... Sì, quello anche a me. Sai, io stavo parlando l'altro giorno del social anxiety, dell'ansia agli eventi o in queste cose, a te viene? Allora, io in realtà eventi ne ho fatto uno da poco, cioè questo è stato forse il primo red carpet, là, cioè nel senso tutto bellissimo, però per la sensazione che avevo io, poi io sono entrata dentro l'hotel e c'erano erano proprio modelle, c'erano tutte modelle nell'hotel e io mi guardavo intorno e facevo... No, ma E guardai e posso facevo dirti io. una cosa? Tu pensa che io sono modella, no? Oddio, ma io tipo devo piangere. E tu pensa che essere modella invece ti senti sempre che non hai una qualità. Cioè, nel senso che tu, quando prima stavamo scherzando, no? Hai detto, io sto simpatica alla gente. No, tu sei una grandissima artista, una bravissima ballerina. Per cui tu sei brava a qualcosa, per cui se ti può aiutare, quando ti troverai in queste stanze piene di modelle, pensa che loro hanno questa insicurezza da parte loro, che in effetti per fare la modella
non devono saper fare niente, capito? È incredibile, no? Come è tutta una prospettiva, è vero? È vero. Non ti voglio far piangere. No, ma va, tanto io è facile, ti preoccupare. Mi senti in colpa, ti lascio la coscienza. No, figurati. No, però è vero, è tutto prospettiva, no? È incredibile. Pensa, tu sei così fantastica, eppure anch'io quando devo andare, mi avevano invitata alla festa di Versace, non sono andata, perché non mi sentivo abbastanza, cioè cosa faccio? Vado a questa festa con, non so, Gigi Hadid, e non lo so, hai capito? E non sono andata, per cui ti capisco. Sei una monella però, E sono una modella. No, una monella. Ah, una modella. Anche una modella, però la monella te lo dico in più. Però è così, incredibile. Però te sei, vabbè, non ti conosco bene, Sì. però da quanto cioè, ho vissuto adesso questa intervista, sembri veramente una bella persona, quindi No, già ma quello. tesoro, vabbè. Poi sai com'è questa cosa che alla fine do il peggio alle persone che mi stanno più vicine nella quotidianità? Veramente. No, Vabbè, però quello in realtà è normale. cioè, nel senso, non che ci sta, non lo fate. No, non lo fate. No, però nel senso succede spesso e magari una ha tanto stress addosso, non lo so, ha bisogno di scaricare e spesso magari scaricano con le persone che hanno più a fianco perché dici tanto rimangono là perché Certo. c'è il bene, c'è il tutto. Sì. E quindi a me a volte per esempio capita quando sono tanto agitata mi arrabbio con mamma, esempio, no? Sì. Oppure mamma uguale quando è tanto Con agitata te. si arrabbia con me o Certo. con papà. Sì. C'è sempre questa cosa qua. È vero. Però penso che succeda un po' a tutti, cioè nel senso è più facile, tra virgolette, scaricare, anche se non è una cosa No, non è una cosa bella, giusta. però è naturale. Esatto, diciamo. diviene Sì. naturale scaricarti con le persone che sai che ti vorranno sempre bene. È vero. Speriamo almeno che ci vorranno. Però mamma sempre lo sa bene. che sono buona, vero mamma? Sì. No, comunque ti voglio proprio bene, guarda, ti ho appena conosciuto, ma sei un tesorino, veramente. Quando, non so se, visto che anche tu visualizzi le cose, no? Ok. Tipo i mostri così, la prossima volta che vai a un evento e io penserò a te, penserò alla tua faccina sorridente e mi farò coraggio pensando a te al Ok. prossimo evento. Poi Lo fai tu lo stesso con me. passa Gigi e immagini la mia faccia su Gigi. Io mi passo la E io invece immagino la mia faccia che fa ok? Dio? Cara, grazie mille per essere venuta. Spero Grazie che ti sia rilassata con me. Sta perché- stata bene. Bene, sono Non contenta. è una cosa scontata. No, è vero. Oh, la parola del giorno è scontato comunque. No, cioè non è scontato, vabbè, Niente, capito. non è niente scontato e soprattutto non era scontato che tu venissi a trovarmi. Ti sono infinitamente grata e spero che vi sia piaciuta questa chiacchierata, insomma. E per questo niente, salutiamoli. Ciao ciao. Che bello che sei. Ah! Grazie mille.